Fred Radio, sono Chiara Nicoletti dall'81esima Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia. Sono con Martina Scrinzi, Giuseppe De Domenico, tra i protagonisti di Vermiglio di Maura Del Pero, in concorso. Benvenuti. Grazie mille. Ben dondolati. Ben dondolati. Ben dondolatissimi. Comodissimi. Allora, siete reduci dalla conferenza stampa, anche da un incontro con la stampa italiana. Sì. Come sta andando? Come vi sentite? Prego. Bene, diciamo c'è stato questo scatto di foto improvviso, non me l'aspettavo, però no, bene. Allora, devo dire, la mia sensazione guardando Vermiglio è che stavo entrando e stavo assistendo ed ero parte di un mondo. Stavi spiando qualcosa. Sì, un piccolo mondo antico di cui però mi sono sentita molto parte. Questo è il bello del cinema di Maura Del Pero. Dunque volevo capire come era stato per voi far parte di questo mondo dal punto di vista di due personaggi, uno che ci entra e ne vuole far parte e una che c'è sempre stata e per un momento forse non ci vuole poi più tanto stare. Verissimo, verissimo. La prima volta che sentiamo questa sintesi ti vero? devo dire che è Grazie. veramente molto acuta. È stata un'esperienza stupenda. Io da siciliano, prima volta che andavo in Trentino in occasione proprio delle riprese, quindi è stata una scoperta e anche forse un regalo, perché comunque avevo veramente quella freschezza di guardare quel mondo attraverso gli stessi occhi, se vuoi, del personaggio che come me si ritrovava per la prima volta in quei luoghi. Aggiunto a questo ovviamente una difficoltà un po' narrativa, se vuoi, tu che hai visto il film sai che cosa intendo, perché è sempre molto in bilico, esattamente come questa copertina che vedo davanti a me, totalmente in bilico, affascinato, no, dalla bellezza che ha davanti a sé, ma con il terrore da un momento all'altro di cadere in questi precipizi che sono tutti i tormenti, le paure, i traumi e la violenza che ha visto in guerra. Sì, io ho giocato in casa, diciamo, e Lucia infatti è un personaggio trentinissimo, molto trentino e si sente, esatto, si sente proprio a casa lei, non è un personaggio che vuole scappare da dove è nata. Cosa posso dire? È stato un salto nel passato. Maura non ha macchiato i suoi personaggi di contemporaneità, è molto vera, molto reale, molto legata alla terra e tutti i suoi personaggi sono molto trasparenti e molto chiari. Questa cosa mi è piaciuta tantissimo, quindi è stato un vero e proprio salto nel passato senza macchie di contemporaneità. Dal punto di vista proprio del lavoro con Maura, un'altra cosa che mi ha colpito è che qui ci sono poche parole, ci sono molti sguardi, ci sono molti simboli, ci sono molti silenzi. Dunque volevo capire di più come eravate stati diretti in tal senso, ma come avevate vissuto anche questi silenzi, questo comunicare, ecco, essere attori sì. è tutto, e questa è la parte, a mio avviso, non essendo attrice, mi sembra la parte più difficile. Perché mi stavi guardando in quel modo? No, perché è una domanda difficilissima, Ah, in questo senso. però anche molto chiara, nel senso è normale che ci venga posta e infatti durante anche le prove... Continui a guardarmi in un modo che non capisco. No, ogni tanto anche noi ci dicevamo durante le prove, cavolo, difficile, è un'impresa... Ah, sì, in questo senso assolutamente. Noi eravamo lì, cavolo, Sì, è difficile però. perché è proprio un lavoro molto, cioè, meticolosissimo. Quando ci sono poche parole e il racconto deve passare dai silenzi, vuol dire che ogni silenzio deve avere un peso diverso da quello precedente o da quello che verrà subito dopo. Affinché ciò avvenga, Maura voleva che noi fossimo assolutamente chiari, cioè fossimo assolutamente consapevoli di quale fosse il momento preciso che stavamo filmando, e quello che lei ti suggeriva, parlo per me, che ti suggeriva all'orecchio era: ok, va bene, mi piace questo sguardo che le stai dando, adesso vorrei che fosse una gratitudine nostalgica. Capito? Quindi era tutto un lavoro di sfumatura dentro uno stato emotivo preciso, affinché comunque in qualche modo venisse fuori un'informazione in più da dare al pubblico che stava in quel momento guardando il film. Martina, che mi vuoi aggiungere? Sì, direi molto. Ho sentito altri attori che mi dicevano: beh, se non ci sono battute da dare sarà più semplice. E io ho detto: ma voi siete matti? Ma è molto più semplice recitare
una battuta piuttosto che invece che recitare nei film di Maura. Ora io lo dico, no, scherzo. Ecco, e quindi ogni tanto veramente difficile quello che dici tu, i silenzi, le pause, il non parlare, però comunque recitare con il corpo, comunque con il viso ed essere espressivi abbastanza per comunque cioè per comunque dire qualcosa. Assolutamente. Questa per me è stata una delle più grandi difficoltà del film. Io posso dire una cosa, perché adesso veniamo da tutta una giornata di stampa, come puoi immaginare, adesso abbiamo fatto la conferenza, stamattina insieme abbiamo fatto video interviste. Una cosa che sento che non sta emergendo è che secondo me si sta dando troppa... sembra quasi scontato che Martina, al suo esordio cinematografico, abbia fatto quello che ha fatto così, ha fatto un lavoro secondo me stupendo. Regge un personaggio da protagonista, è emotiva, puntuale, precisa, come se fosse un'attrice che abbia fatto, non so, già tanti film. E io quindi ci tenevo semplicemente a Sì, sottolineare il fatto che questo è il esattamente. suo esordio e ha fatto un lavoro incredibile. Infatti anche nel press c'è la presentazione di Martina Scrinzi. E che presentazione si sei fatta? Ecco. Sì. Una prova difficile, come dicevo. Sì, devo essere sincera, comunque non è il mio primissimo progetto, ne ho fatti di molti più piccoli e comunque ho fatto teatro, però sì, diciamo è la prima esperienza su un grande set, anche se mi dicono non è poi così grande, ce ne sono di ancora più grandi. È già pronta, lo vedi? Però a me è già basta pronta così. È già stare poi la sedia da Tilda a Martina Scrinzi. Abbiamo solo e- che da imparare, cioè non c'è niente da dire, non c'è niente da Ragazzi, aggiungere. quindi io mi auguro che ci vedremo molto più spesso da ora in Super poi, volentieri. e quindi questa è solo la prima volta a Fred e la prima volta a Venezia. In bocca al lupo Grazie. per Crepi, Vermiglio di grazie. Maura Del Pero, Martina Scrinzi, Giuseppe De Domenico, 81esima mostra del cinema di Venezia, e sono Chiara Nicoletti per Fred da Festival Insider. Grazie. Grazie.